questo sarebbe davvero il ritorno di Kenshiro che aspettavo da 3 anni? Quanti di voi si sono fatti questa domanda? Dall'annuncio del 2023, quando ci hanno mostrato quel poster con le chiappe ben in vista di Ken, eravamo tutti in hype per questo remake che proprio domani uscirà su Prime. E invece sono bastati pochi secondi di trailer, uno sguardo a quella dannata CGI, per farci smorzare tutto l'entusiasmo all'istante. Ma io oggi non farò quello che da settimane stanno facendo decine di canali, cioè strillare contro la grafica e basta. Oggi voglio andare proprio alla pancia del discorso e concentrarmi su altro, perché al di là di tutto la vera domanda non è se è fatto bene o male, ma se ha davvero senso farlo. Seguite questo video fino alla fine, prestatemi le orecchie e cercate di seguire tutto il mio ragionamento. Finora non ho detto nulla, ma di cose da dire ne ho accumulate come. Ma prima non scordarti di mettere un like, un hype e di fare un salto sul nostro sito che trovi sia in descrizione che nel commento pinnato. Non sono io a chiedertelo, sono le stelle di Hokuto che vogliono che tu lo faccia. Domenica scorsa abbiamo parlato dell'industria anime, non degli studi di produzione, proprio dell'industria, e abbiamo visto quanto il nostro gusto di oggi spinga i produttori ad adattare i loro prodotti per riuscire a stare sul mercato. Recuperatevelo se ve lo siete perso, merita davvero modestamente. Oggi, in un certo senso, riprendiamo quel discorso, perché se i 5 samurai, Ranma, Bastards e via dicendo, fino ad arrivare proprio a Hokuto no Ken, oggi hanno quasi tutti un remake. Il motivo non è quello che molti pensano, cioè non hanno più idee, ma come al solito sono i fottuti soldi. Mi spiego. Alla base di qualsiasi prodotto che vuoi portare sul mercato c'è un investimento, ovvio. Un contadino per coltivare un campo di patate deve spendere soldi, allo stesso modo uno studio che vuole produrre un anime ha bisogno di un budget. E in Giappone questa cosa è ancora più strutturata. Esiste proprio il cosiddetto production committee, non è solo una questione di capitale, ma un vero e proprio consorzio di aziende, editori, TV, piattaforme che mettono insieme i soldi e si dividono rischi e profitti. È il modello dominante. Ora però semplifichiamo. Se tu fossi un investitore e volessi entrare nel mondo degli anime, cosa faresti? Metteresti davvero tutti i tuoi soldi su qualcosa di completamente nuovo senza sapere se rientrerai dell'investimento? Oppure punteresti su qualcosa di più sicuro? La risposta è abbastanza ovvia, credo. Parliamo di cifre importanti, anche milioni, e con queste cifre bruciarsi è facilissimo. Infatti, quando decidono di adattare un manga, la prima cosa che guardano non è quanto è profondo, quanto è scritto bene. Guardano i numeri, le vendite, la popolarità, il riscontro. Perché sanno che chi compra quel manga con altissima probabilità guarderà anche l'anime, comprerà il merchandising e terrà in piedi tutto il sistema. E qui arriviamo al punto. Perché investire in un remake? La risposta è semplice, perché è molto meno rischioso. Prendere un nome come Hokuto no Ken significa partire già con una base solida. Tu che sei cresciuto con il Ken il guerriero, anche solo per curiosità, anche solo per criticarlo, anche solo per nostalgia, almeno un episodio lo guardi. Lo sai tu, lo so io, lo sanno loro. Ed è questo il punto. Loro non stanno scommettendo sul successo, stanno riducendo al minimo il fallimento. E qui arriva la cosa che molti non vogliono accettare. Tu, il vecchio fan, non sei il target principale, sei la garanzia. Sei quello che assicura che una fetta di pubblico ci sarà comunque. Il vero obiettivo è un altro, allargare. Se la svecchiamo, se inseriamo elementi più moderni in Devilman Crybaby come smartphone o rapper, se ammorbidiamo i tratti fisici come per i 5 samurai, visto che il macio scultoreo oggi non vende più, se utilizziamo un taglio più moderno, insomma, allora molto probabilmente faremo presa anche sui giovani. Ripeto, non parlo della CGI che abbiamo visto in questo trailer di Hokuto no Ken, perché è inutile soffermarsi, si poteva fare di più, molto di più, e probabilmente non ha convinto i vecchi e non convincerà manco per il cazzo i nuovi, ma il punto non è quello. Il punto è capire perché queste operazioni esistono. L'industria anime non premia il coraggio, premia ciò che vende. Un'idea nuova può fallire, un nome famoso molto più difficilmente, e soprattutto loro non devono fare un capolavoro, devono fare numeri, soldi. Alla fine non importa se lo ami o lo odi, ciò che davvero conta per chi li crea è che tu lo guardi. Il vero problema però non sono i remake in sé, perché un remake può
anche essere un ponte, e qui bisogna capirsi bene su cosa significa davvero. Siamo tutti d'accordo che Hokuto no Ken non sia importante solo come pezzo di storia, ma proprio come opera in sé, per quello che racconta e per quello che lascia. Non è solo un vecchio capolavoro, è un'opera che ha dentro un messaggio, quasi una componente filosofica che negli anni abbiamo analizzato più e più volte proprio su questo canale. Grande Alkil. E allora la domanda diventa un'altra. Quante volte abbiamo provato a farlo vedere a qualcuno di più giovane? Figli, nipoti, fratelli più piccoli? E cosa succede quasi sempre? Che si staccano, non entrano, non li prende. E qui bisogna essere onesti. Il problema non è solo i ragazzi di oggi non capiscono, perché è una risposta troppo comoda. Il punto è che quell'opera arriva da un'epoca diversa, un ritmo diverso, uno stile diverso, un linguaggio completamente lontano da quello a cui sono abituati oggi. E quindi sì, una parte del problema può essere che non è nelle loro corde, ma un'altra parte che semplicemente non riescono a decodificarla. Ed è qui che, teoricamente, il remake ha senso, perché può prendere un'opera come Hokuto no Ken, ripulirla, riadattarla e riproporla in una forma che il pubblico moderno riesce davvero a recepire. Non per sostituire l'originale, ma per fare da ponte verso di esso, per dare a chi oggi non ci arriverebbe mai da solo una porta d'ingresso. Perché il rischio reale altrimenti non è che l'opera venga criticata, è che venga completamente ignorata, e lì sì che sarebbe un vero peccato. Quindi tu cosa farai? Questo nuovo Hokuto no Ken lo guarderai o lo ignorerai completamente? E soprattutto lo guarderai per quello che è o solo per quello che era e ti ricorda? Perché qui non si tratta più di dire era meglio prima. Qui si tratta di decidere se queste opere devono evolversi o se è meglio lasciarle in pace come Cristo comanda. Tu? Da che parte stai? Beyond All.